Facciamo il punto con le ultimissime notizie sull'Inter, condensiamo in pochi minuti le principali notizie del momento e partiamo soprattutto da una notizia di mercato, perché è esplosa in Germania, è stata ripresa da diversi quotidiani in Italia, tantissimi tifosi soprattutto ci hanno chiesto nella community di Passione Inter di parlarne. E allora eccoci qua, partiamo da Karim Adeyemi. Perché ne parliamo oggi? Che cosa sta succedendo? Come detto, è una notizia che nasce dalla Germania, dove si sta parlando molto di Karim Adeyemi, attaccante classe 2002 del Borussia Dortmund. È in scadenza di contratto con il Borussia nel 2027. Ciò significa che tra pochi mesi, tra pochissime settimane, Adeyemi entrerà di fatto nell'ultimo anno di contratto con il Borussia Dortmund. E questa è sempre una tempistica molto particolare che può cambiare davvero gli scenari per un giocatore che a gennaio stava trattando con il Napoli. Il Napoli stava provando a piazzare questo grande colpo a gennaio scorso, salvo poi scontrarsi con la volontà del giocatore e, secondo me, da quello che abbiamo saputo, anche della famiglia, che ha preferito rimanere a Dortmund. Adesso però gli scenari stanno cambiando. In Germania parlano di una trattativa molto complicata per il rinnovo e quindi si sta parlando di poter inserire una clausola rescissoria con il giocatore che chiede una cifra molto elevata, addirittura sui 7 milioni di euro di ingaggio per rinnovare con il Borussia Dortmund. Ecco, una trattativa molto complessa che fa percepire una possibile separazione all'orizzonte per il giocatore che quindi vorrebbe fare un salto in avanti nella sua carriera. Per questo motivo dicono in Germania occhio al Manchester United, ma attenzione anche all'Inter. Ci sarebbero stati dei contatti quindi con il potente agente Jorge Mendes per arrivare quindi a Karim Adeyemi e quindi per poter portare Adeyemi all'Inter. Ma voglio portarvi anche un'ulteriore retroscena che vi avevo già raccontato in realtà qualche mese fa e voglio fare un bel punto della situazione completo sulla vicenda, sulla notizia relativa a Karim Adeyemi in questo contenuto in cui poi andremo a parlare anche di derby, di una nuova polemica e di tutto il resto. Quindi ben ritrovati amiche e amici interisti in questo che è uno dei format più apprezzati qui su Passione Inter. Se non l'avete ancora fatto, clic sul tasto mi piace, iscrivetevi al canale, mi raccomando, così continuiamo a crescere, non vi perdete neanche uno dei nostri approfondimenti, soprattutto adesso che dal derby in poi si fa sul serio sempre di più e non ci si ferma mai. Questa notizia su Karim Adeyemi, come detto, è un po' la notizia del momento in casa nerazzurra, che sta facendo molto discutere all'interno della nostra community. È una notizia che, come detto, nasce in Germania ma è stata ripresa in Italia, dove addirittura la Gazzetta dello Sport ha rilanciato parlando di un possibile tentativo già a gennaio dell'Inter. Come il Napoli ci aveva provato a gennaio 25, l'Inter ci potrebbe provare a gennaio 26. Mi sembra uno scenario francamente difficile, considerando che l'Inter dovrebbe liberare uno slot almeno di un giocatore importante per creare lo spazio necessario per arrivare a Karim Adeyemi. Di sicuro invece per l'estate è un'ipotesi più da tener d'occhio per un giocatore che ti darebbe quelle caratteristiche di imprevedibilità, di dribbling, un attaccante comunque, come un po' si era cercato di fare con Lookman, che come valutazione tra l'altro potrebbe essere simile, perché quei 40-45 milioni che erano stati stanziati per Lookman, ecco, sono un po' le cifre attorno alle quali stava trattando il Napoli l'anno scorso proprio per prendere Adeyemi. Il tema semmai è proprio quello dell'ingaggio, che 7 milioni di euro è un ingaggio molto alto. All'Inter neanche Thuram sostanzialmente prende quei soldi lì, quindi lì ci sarebbe da trattare e quella potrebbe essere una complicazione che magari favorirebbe la Premier League, che potrebbe essere un mercato molto aggressivo su Adeyemi. Però attenzione ad un Inter che lavora ai fianchi e segue questo calciatore veramente da tanto tempo. Quali sono gli ulteriori dettagli? Come vi dicevo, dal mio punto di vista, immaginare Adeyemi all'Inter a gennaio lo vedo abbastanza difficile, anche per un motivo, come detto, di liste. È difficile immaginare, ecco, stavamo ragionando sulla possibilità che Frattesi, che è sempre un po' al centro del mercato, potesse lasciare l'Inter per liberare uno slot che verrebbe occupato da Adeyemi, andando incontro a quell'ipotesi di un cambio modulo di cui si parla da tanto tempo. Secondo quello che abbiamo raccolto anche con Passione Inter, anche grazie al nostro Antonio Siracusano dalla redazione, in Germania hanno parlato di un Inter che avrebbe avuto dei contatti con la gente del giocatore, un Inter che si sarebbe di nuovo informata sulla situazione del calciatore. A me risulta che l'Inter ha avuto un contatto con l'entourage del giocatore a luglio scorso, scusate, con un intermediario ha avuto dei contatti per sondare il terreno, per capire se ci fossero dei margini, per valutare questo profilo, a ulteriore testimonianza del fatto che l'Inter non ha mai perso di vista il giocatore e ha sempre voluto tenersi informata sul giocatore. Da qui, quindi, per quello che sappiamo noi, per quello che risulta a noi,
in questo momento non sarebbe stata l'Inter a farsi avanti sul giocatore per aprire ad uno scenario degli EMI a gennaio, quanto lato giocatore sarebbe arrivato un po' una sorta di sondaggio, un po' un tastare di nuovo il terreno per capire se ci sono dei margini anche all'Inter, per capire se l'Inter è ancora interessata. Quindi teniamo d'occhio questa ipotesi, questa pista da tenere d'occhio, ecco, più per l'estate, secondo me, che eventualmente per gennaio. Parlando poi delle altre notizie, in vista del derby, l'altro tema che sta facendo molto discutere, la nuova polemica, ecco, adesso abbiamo sdoganato anche le polemiche preventive, però capisco i tifosi che si sono un po' infiammati per la designazione dell'arbitro Sozza, che arbitrerà quindi il derby, un derby importantissimo di domenica sera, di cui continueremo a parlare nella diretta alle 19:30, quindi vi aspetto anche in diretta. Un arbitro milanese al terzo derby dopo quello del 5-1 che ricordiamo con grande piacere e quello che ricordiamo un pochino meno con affetto della finale di Supercoppa inizio 2025, dove ci ricordiamo l'intervento falloso di Morata su Aslani non fischiato e tutto quello che poi è successo dopo. Quindi un derby vinto dall'Inter, un derby perso dall'Inter con questo arbitro che sarà al terzo derby. La cosa che ha fatto discutere, dove nasce la polemica, nasce dal fatto che meno di un mese fa, il 29 ottobre, se non vado errato, Sozza era l'arbitro di Inter-Fiorentina, partita in cui mancano 2 rigori, ma di sicuro uno, secondo me uno nettissimo, l'altro un po' meno, ma almeno un clamoroso rigore manca all'Inter per il tentativo di strangolamento, come ha detto Graziano Cesare a pressing ai tempi, da parte di Comuzzo su Pio Esposito. Un errore che è stato riconosciuto dallo stesso capo degli arbitri Rocchi, che però evidentemente ha molta fiducia in Sozza, che ha arbitrato anche il derby di Roma, se non vado errato, un arbitro che mi sembra francamente in calo rispetto alle grandi aspettative che c'erano all'inizio della sua carriera ad altissimi livelli. Però Rocchi evidentemente ha fiducia e gli dà fiducia per una partita così importante e questo ha fatto infuriare tantissimi tifosi nerazzurri. Ecco, c'è da dire dall'altro lato che beccare adesso un arbitro in forma e che non faccia discutere la trovo un esercizio molto difficile visto come è stato l'inizio di stagione, però sicuramente è una scelta che porta con sé un certo peso di responsabilità e di discussioni. Il nostro Simone Frizza ha raccolto anche delle curiosità oltre all'ultimo precedente che è quello tra Inter e Fiorentina, come vi dicevo. Sozza è un arbitro che attualmente sta arbitrando come media falli fischiati e ammonizioni molto in linea con il resto della Serie A, molto nella media, quindi non è un arbitro particolarmente propenso all'estrarre cartellini e a fischiare, si piazza molto nella media, ha però una statistica clamorosa sui rigori perché ha la media più alta di rigori fischiati nelle ultime 2 stagioni, 10 in 17 partite della scorsa stagione e 9 in 11 in quella prima. Quest'anno poi ha 5 cartellini rossi in 5 partite, se non abbiamo fatto male i conti, dopo una stagione in cui praticamente non aveva estratto nemmeno cartellini rossi. Quindi sono tutti i cartellini che c'erano da quello che abbiamo visto, era giusto espellere quei calciatori in quelle situazioni, però diciamo che ci sono questi dati molto particolari da tenere sotto osservazione. I precedenti sulla carta, come detto, sorridono abbastanza all'Inter perché 6 vittorie in totale con Sozza arbitro e una sconfitta che però è quella, come detto, della finale di Supercoppa. Speriamo che vada tutto bene, speriamo che fili tutto liscio in modo da poter parlare finalmente di campo e non più di arbitri, però ecco, sicuramente capisco i tifosi che si sono un po' infiammati di fronte a questa designazione qua. Parlando di campo, concentriamoci sul campo che vedrà Inter e Milan di fronte con quasi le formazioni al completo, soprattutto il Milan sta meglio da questo punto di vista perché mancherà il solo Jimenez, il solo attaccante, che evidentemente significa affrontare un Milan che avrà un attacco molto mobile e molto veloce, con meno punti di riferimento, anche se Jimenez pure è un giocatore che dà pochi punti di riferimento e che si muove tanto. Nell'Inter mancherà Mkhitaryan che proverà a recuperare per il 30 novembre, manca Di Gennaro, probabilmente Darmian e purtroppo manca Dumfries che per via della caviglia, che è un problema molto fastidioso, è a rischio anche per l'Atletico Madrid. È un'assenza per me molto pesante, soprattutto in una partita così equilibrata che può sbloccarsi anche sui calci piazzati, sicuramente è un'assenza molto pesante. Se vogliamo guardare il bicchiere mezzo pieno, ecco, se vogliamo cercare di essere ottimisti, diciamo che l'ultimo Dumfries dell'ultimo periodo non è un'assenza proprio devastante, non stava facendo benissimo, secondo me, anche perché è sfruttato non benissimo dall'Inter di Chievo in questo momento in cui stiamo affrontando delle squadre chiuse, e chiedere a Dumfries di dare qualità sulla destra lo trovo, ecco, molto complicato.
per cui sarebbe stato utile magari sfruttarlo con Di Marco e Bastoni che stanno andando alla grandissima a sinistra e Dumfries a chiudere sul secondo palo come terzo attaccante, come era stato anche con Inzaghi di fatto l'anno scorso, per cui ecco, contro un Milan di Allegri che di nuovo sarà una squadra molto chiusa, diciamo che può sentirsi un pochino meno questa assenza di Denzel Dumfries a livello di qualità di gioco che potremo proporre lì sulla destra. In vantaggio c'è Carlos Augusto in questo esperimento laterale a destra, che è un esperimento che mi piace molto, che mi intriga, sono curioso di vedere. Certo che, ecco, ti manca qualcosa a livello di alternativa a gare in corso, cioè avere la possibilità di schierare Carlos Augusto a gare in corso era un'arma di grande valore che avevi a disposizione. In questo momento qua invece sei sicuramente più limitato e potremmo vedere anche Luis Enrique a gare in corso, un giocatore che in questo momento è nettamente indietro, su cui è aperta una forte discussione e vediamo se a gare in corso magari può dare qualcosa in più, o addirittura ne stavamo parlando qualche settimana fa nel club di Passione Inter, chi lo sa, un Frattesi che a centrocampo perde qualcosina, magari in situazione di emergenza totale, lì a destra ti può dare qualcosa in più a livello di spinta per andare ad attaccare alle spalle i difensori del Milan, consapevoli che però da quel lato ci sarà Leao e sicuramente Frattesi a livello difensivo perde qualcosa. Gli altri dubbi però principali, quindi detto di Carlos Augusto che verosimilmente sarà lì a destra, ci sono due dubbi principali, quello in difesa tra Acerbi e Bissek. Secondo voi chi deve giocare? È un dubbio che verrà sciolto solo alla fine, soltanto all'ultimo, perché lo sappiamo Kivu non dà indizi da questo punto di vista. Ogni scelta porterà con sé delle discussioni, porterà con sé anche un cambio, comunque un atteggiamento differente, perché contro un Milan che sarà, per quello che abbiamo visto fino ad ora, molto basso ma molto pericoloso nelle transizioni, riesce a creare dei pericoli di altissimo livello là davanti, ecco, Acerbi senza punti di riferimento può andare in difficoltà, però Acerbi è anche molto più esperto di un Bissek che ti dà quella velocità in più per poter contrastare Pulisic e Leao in campo aperto, ma c'è sempre il tema della concentrazione sui 90 minuti di un giocatore come Bissek che comunque ad alti livelli, per esempio l'anno scorso col Manchester City, fece comunque una partita importante, ma non soltanto in quell'occasione. L'altro dubbio invece è a centrocampo dove con l'assenza di Mkhitaryan, Sucic sembra in questo momento il leggero vantaggio su Zielinski, che è ritornato con qualche acciacco dalla nazionale, ma dovrebbe essere tutto ok, quindi si apre questo ballottaggio che ne sapremo di più nelle prossime ore e dopo le prossime sedute di allenamento dove si rivede anche Manuel Akanji e quindi il gruppo sarà finalmente al completo. Per il resto Thuram, Lautaro davanti mi sembra abbastanza scontato, Di Marco a sinistra in questo momento è il più in forma, forse anche per quello che abbiamo visto in nazionale, quindi difficile toccarlo. Ecco, mi sembrano scelte abbastanza fatte, ma vi aspetto nei commenti, così ne parleremo anche in diretta alle 19:30, avremo in modo di approfondire tutte queste questioni. Fatemi sapere che ne pensate, vi aspetto nel club di Passione Inter dove stiamo discutendo di tante cose interessanti in queste ore, quindi trovate qui il QR code per entrare a far parte del club di Passione Inter. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.